tutti e bentornati su Lernamo. Tutti saprete sicuramente cosa significa il verbo venire, ma vi è mai capitato di imbattervi nei suoi cuginetti? Sto parlando di pervenire, prevenire, avvenire, divenire, intervenire, eccetera, eccetera. E già, la famiglia è molto numerosa, ma oggi vi parlerò di tutti i suoi membri presentandovi tutte le loro peculiarità. Ma prima, sigla! Ma adesso torniamo alla nostra lezione e partiamo subito da una buona notizia. Infatti dovete sapere che tutti i verbi derivati dal verbo venire seguono la stessa coniugazione di quest'ultimo. Dunque, non dovrete stare a studiare nuove e noiosissime coniugazioni. La brutta notizia, invece, è che il loro significato cambia molto rispetto a quello del verbo venire. Dunque, dovrete fare attenzione a non confonderli. Per esempio, consideriamo subito il verbo avvenire. Questo verbo, utilizzato principalmente in ambito giornalistico, indica le coordinate spaziali e temporali dell'evento. Per esempio, ieri sera, nella piazza principale della città, è avvenuto un incidente verso le 20:30. Diamo invece un'occhiata a convenire. Questo verbo in realtà ha più significati, ma nella vita di tutti i giorni lo utilizziamo principalmente per indicare l'utilità o i vantaggi che qualcosa apporta. Per esempio, conviene andare al nuovo supermercato, ci sono moltissime offerte vantaggiose. Ah, e poi ovviamente c'è divenire. Divenire ha lo stesso significato di diventare, vale a dire trasformarsi in qualcos'altro, ma è un po' meno utilizzato rispetto a diventare. Per esempio, molti cantanti sono divenuti famosi grazie alla visibilità ottenuta su YouTube. Passiamo ora al verbo intervenire. Anche questo, come convenire, ha molti significati. Tra questi troviamo intromettersi spesso nel tentativo di risolvere una questione piuttosto complessa. Come nella frase "La polizia è intervenuta per placare le proteste". Ma può anche voler dire partecipare, prendere parte in qualcosa. Ad esempio, il presidente, durante la cerimonia, è intervenuto con il consueto discorso. Adesso, attenzione! Infatti i prossimi 3 verbi sono molto simili tra loro, quindi dovete prestare molta attenzione per non confonderli. Iniziamo con pervenire. Questo verbo, che non è molto usato nella lingua parlata, significa giungere, arrivare. Per chiarire le cose, ecco un esempio. Dopo una faticosa arrampicata, gli scalatori sono pervenuti alla cima della montagna. Stiamo entrando nella casa del mistero. Cosa ci sarà mai? Ah, c'è un subscribe. Abbiamo poi prevenire. Questo verbo significa prendere in anticipo tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare un evento, di solito dannoso. Per esempio, sebbene il virus fosse molto contagioso, parecchia gente è riuscita a prevenire il contagio vaccinandosi. Espressione del giorno. Prevenire è meglio che curare. Questa espressione indica che è sicuramente meglio prevedere e cercare di evitare che una situazione negativa si verifichi.
Ad esempio, mia madre, quando fa freddo, mi dice spesso: mettiti il giubbotto pesante, se no ti raffreddi. Prevenire è meglio che curare. Come darle torto? Adesso però bisogna dare un'occhiata anche al verbo provenire. Questo verbo può principalmente assumere due significati. Il primo è venire da un luogo, cioè essere originari di. Come nella frase i miei nuovi vicini provengono dall'Islanda. Oppure avere origine, derivare da. Per esempio, il termine poliglotta proviene dal greco. Perfetto, ci avviciniamo verso la fine di questa lista con il verbo rinvenire, che anche lui ha molti significati. Tra questi abbiamo ritrovare, scoprire, spesso a proposito di un'indagine. Per esempio, nella frase, la polizia ha rinvenuto l'arma del delitto dopo aver setacciato per ore l'appartamento. Oppure può significare anche riprendere i sensi a seguito, per esempio, di uno svenimento. Per esempio, dopo il forte spavento ci è voluta un'ora affinché rinvenisse. E a quest'ultimo significato si collega l'ultimo verbo della nostra lista, e cioè svenire, che significa appunto perdere i sensi. Ecco a voi un esempio per fugare ogni dubbio. Subito dopo l'incidente, Fabio è svenuto per poi rinvenire nel letto di ospedale. Insomma, stava per rimetterci le penne. Prima di salutarci, vi ricordo di dare un'occhiata alla playlist che abbiamo realizzato sulle espressioni idiomatiche italiane, da non perdere. Spero che questa lezione vi sia stata d'aiuto e che d'ora in avanti non abbiate più dubbi nell'utilizzo di questi verbi. Qual era per voi il verbo più problematico? Bene, ora tocca alla nostra rubrica Chiediamo. Cominciamo con la prima domanda di oggi, di Macistro. Ciao ragazzi, cosa vuol dire ne va della nostra reputazione? Grazie. Allora, ne va della nostra reputazione significa che la nostra reputazione è messa in discussione, è compromessa. Per esempio, se gli studenti di Lernamo parlano male in italiano, ne va della nostra reputazione, cioè vuol dire la nostra reputazione di bravi insegnanti è compromessa, è messa in discussione. Prossima domanda di Leon Guerrero. Ciao ragazzi, per cominciare mi sembra che voi siate, se non i migliori insegnanti di italiano, perlomeno sarete dei migliori, perché allora quelli veramente migliori non li conoscerei. C'è anche qualcosa che mi piacerebbe molto chiedervi. Potreste fare una differenza tra il milione e il miliardo? Questo mi renderebbe più felice. Allora Leon, la differenza tra un milione e un miliardo sono 3 zeri. Spero di averti reso felice. Prossima domanda di Melissa Necchio. Perché uso le scrivo per chiederle e dopo la ringrazio? Perché una è le e un'altra la? Grazie mille per l'aiuto. Allora Melissa, la differenza è che quando usiamo le vuol dire che il verbo è intransitivo, quindi stiamo usando un complemento indiretto. Quel le sostituisce a lei. Invece quando usiamo la vuol dire che il verbo è transitivo, quindi usiamo il complemento diretto. La sta per lei. In ogni caso, se vuoi maggiori informazioni su questo argomento, abbiamo realizzato un video dedicato proprio a questo e il link lo trovi in descrizione. Ultima domanda per oggi. Svetlana, che mi dice: stai da Dio Graziana, o diva per femminile? Allora, in realtà il femminile di Dio è Dea, però in questa espressione usiamo comunque il maschile sia per gli uomini sia per le donne. Spero di esservi stata d'aiuto e mi raccomando,
continuate a farci delle domande, ma non dimenticate l'hashtag chiediamo, così possiamo trovarle più facilmente. Le aspetto! Alla prossima!